Sotto la guida delle 7 stelle che si susseguono nella volta celeste, è stato tramandato di generazione in generazione per 1800 anni l'Hokuto Shinken, un campo arcano e micidiale che mediante la concentrazione della propria energia ai colpi e la pressione dei punti segreti presenti nel sistema circolatorio dell'organo nemico è in grado di distruggere il corpo di questi dall'interno. A causa del potere distruttivo di quest'arte marziale, il compito di custodirla è affidato ad un unico successore attraverso la successione in linea di discendenza diretta da padre in figlio. Shu è maestro dell'Airone Bianco di Nanto ed è nato sotto la stella della benevolenza e pertanto è portato ad amare la gente e in particolar modo i bambini. Costituisce un vero e proprio faro di speranza per le persone del mondo post-apocalittico che si ribellano alle angherie di Sauzer. Shu appare come uno dei guerrieri più veloci dell'intera serie, anche se non a livello di Sauzer, e sconfigge facilmente un giovane Ken che aveva battuto ben 9 guerrieri di Nanto. In occasione del loro primo incontro, da adulti nel manga, Ken si scontra con Shu, non riconoscendolo e scambiandolo per un nemico. Il maestro di Nanto dà sfoggio delle sue tecniche di mano e di gamba per provare la capacità dell'uomo dalle 7 cicatrici. Questi infatti rivela di essere all'altezza della fama, dando nuova speranza alla causa dell'Airone Bianco. Kenshiro si unisce a Shu nello sforzo di liberare i villaggi dalla tirannia di Sauzer e sfida quest'ultimo, il quale lo ferisce seriamente con il Kyokusei Jujuken. Kenshiro viene poi fatto fuggire da Shiba, il figlio di Shu, che purtroppo darà la vita per concedergli di salvarsi. Le truppe dell'imperatore scoprono la base della resistenza e Sauzer costringe Shu, con i tendini delle gambe tranciate, a portare sulle spalle la punta della piramide in cima al mausoleo. Pena la morte dei bambini, presi in ostaggio. Kenshiro giunge appena in tempo per vedere Shu, giunto al termine di una tremenda via crucis, in cima alla piramide, schiacciato dalla punta che lui stesso aveva dovuto trasportare. Shu rappresenta nelle intenzioni e nei fatti il desiderio di proteggere il prossimo, che non può farlo da solo mettendo in gioco la sua stessa vita, accettando di sottoporsi a un doloroso martirio, nel nome di un beneficio più alto. La sua salita verso la punta della piramide è una vera e propria via crucis, probabilmente la sequenza più drammatica dell'intera serie, un cammino intriso del suo stesso sangue, ma sorretto anche dalla speranza di potere, al costo delle sue tremende sofferenze e della sua stessa vita, poter salvare la vita di tanti innocenti. La tecnica segreta dell'Airone Bianco di Nanto gli permette di disorientare l'avversario, manifestando tante mani sdoppiate. Inoltre riesce a tenere testa a Kenshiro con i suoi colpi di gambe vorticose, con i quali può eliminare molte persone in una volta sola. La tecnica del bianco airone, dei 6 sacri pugni di Nanto, vortice dei calci furiosi, Nanto Rokuseiken Akuroken no Shizui Rekyaku Kubu, è la massima espressione della tecnica del bianco airone. Shu esegue una capriola restando in posizione verticale, reggendosi sulle braccia e sferrando un turbine di calci rotanti verso l'avversario. Kenshiro riesce a seguire il movimento delle velocissime gambe e a bloccarle con un calcio. Ne esiste una variante, posizione della decapitazione dei calci furiosi di Nanto Rekyaku Sajin, che riesce addirittura a decapitare con i calci rotanti una serie di avversari. Shu purtroppo ha il limite di essere cieco, avendo anni prima sacrificato i propri occhi in cambio della vita del giovane Ken, che aveva sconfitto nel corso di un incontro tra le scuole di Nanto e di Hokuto, riconoscendo in lui il futuro salvatore. Tuttavia, nella serie, afferma di essere giunto al punto di percepire l'ambiente circostante con il cuore, anziché con l'udito. Inoltre possiede una resistenza fisica sovraumana, alimentata dall'apprensione per la sorte dei bambini presi in ostaggio da Sauzer,
che lo pone in grado, seppur ferito ai tendini, di trasportare sulle spalle la punta della piramide fino alla cima della costruzione, senza farla cadere. Shu, il guerriero di Nanto, nato sotto la stella della benevolenza, è il maestro del pugno dell'airone bianco di Nanto, tecnica basata prevalentemente sull'uso delle gambe di calci volanti per tagliare a pezzi gli avversari. In passato affrontò Ken nell'ambito di un incontro tra Okuto e Nanto, ma dopo averlo sconfitto decise di risparmiargli la vita, in cambio della propria vista. Rimasto cieco, da allora Shu combatte utilizzando l'udito e il tatto come orientamento ed è in grado di captare la presenza e seguire i movimenti altrui, avvertendo le intenzioni omicide e lo spirito combattivo. La filosofia della benevolenza, del bene, del voler bene al prossimo, viene trattata da una moltitudine di filosofi. Ma io trovo molto interessante parlare di Leibniz, che forse è quello che ne parla di meno. Né la giustizia come carità del saggio, Leibniz sostiene che la carità è l'habitus di amare tutti, un'universale benevolenza che si lascia graduare in base alle attitudini virtuose di chi la riceve. La carità, come del resto la giustizia, non è un atto, cioè il culmine di una singola azione, bensì una forte inclinazione dell'animo che si può ricevere per dono naturale, per grazia divina o acquisita per assiduo esercizio. A quale felicità può condurre la vita onesta, l'habitus dell'uomo fermo, che sa seguire la ragione e moderare le proprie passioni? Vivere onestamente, o nel caso di Shu, serenamente nonostante non abbia la vista, essere in pace con se stesso, coinvolge l'esercizio continuo di quella cognizione profonda e sapientissima perché non si può essere benevoli senza essere sapienti, e adesso vi spiego il perché. Shu sapeva che Ken sarebbe stato l'unico in grado di salvare l'umanità, ma come faceva a saperlo? La filosofia influenza il nostro comportamento nella vita di tutti i giorni, determina per chi votiamo, se siamo donatori di organi e quanta beneficenza facciamo. Søren Kierkegaard, uno dei filosofi più attuali, credeva che la vita nel suo insieme consistesse nell'operare delle scelte. Il difficile era decidere quale tra le numerose possibilità. Ogni secondo sono un'infinità di coin flip, lanci di moneta che vanno avanti. Così scrisse nel suo diario: quello che davvero mi manca è la lucidità di sapere quello che devo fare, quello che in realtà Shu riesce a capire. Alcune decisioni della nostra vita poi sono puramente pratiche, non hanno alcuna portata filosofica. Che tu vada a letto o se sveglio fino a tardi a guardare un film dipende da quanto presto ti devi alzare il giorno successivo. Invece molte decisioni hanno in sé una componente etica, qualcosa che rende una scelta moralmente migliore o peggiore di un'altra. La filosofia può aiutare tutti a prendere in modo più consapevole qualsiasi decisione comporti la possibilità di una scelta moralmente giusta o comporti il rischio di una sbagliata. In che modo si può prendere una decisione moralmente corretta? Come diceva Sidgwick, dividere la possibilità di una nostra scelta tra egoismo, cioè scegliere ciò che ci causa il maggiore piacere, utilitarismo, giudicando la moralità di un'azione in base alla quantità di bene e di male che causa alle persone interessate, e intuizionismo, la nostra capacità istintiva di distinguere bene dal male. A quel punto, tramite anche le nostre regole etiche e morali, cercheremo di ottenere la scelta migliore per noi e per la società. Shu accetta di sacrificare se stesso, parte di se stesso, per aiutare addirittura il pianeta ad avere un futuro migliore. E vi dirò, mi sono sempre commosso quando alla fine lui riacquista la vista per pochi secondi e riesce di nuovo a vedere l'amata luce del sole. Cari signori, vi saluto dal vostro Nicola Selvaggio. La storia di Shu è stata definita una delle più tristi e commoventi della storia dei manga. Questo personaggio, pur avendo, come altri, un arco sostanzialmente di breve durata all'interno dell'opera, ha la capacità di farci empatizzare al punto che è impossibile non sentire il cuore spezzarci in petto nel leggere il triste destino che gli è stato assegnato, dal quale neppure il figlio Shiva può sottrarsi. Persino Rao, guardando la sua fine, ammette di non aver mai visto un uomo morire a quel modo. Shu
È un personaggio che ha fatto dell'amore lo scopo e la causa verso cui indirizzare la sua intera esistenza, contrapposta a Souther, che approfondiremo meglio in un prossimo video, che invece è più corretto definire una vittima dell'amore. Shu arriva persino ad essere miracolato dall'intervento divino, quando nei suoi ultimi istanti, senza una logica spiegazione, riacquista la vista e può guardare le fattezze di un adulto Kenshiro, per il quale, pur di salvarlo, in passato si era privato della luce. Palesemente è un'altra figura dell'universo di Hokuto no Ken di cristologica ispirazione. Se con Toki abbiamo una similitudine con Cristo, in primis nelle fattezze, il design del personaggio è palese e anche, diciamo così, nel suo modus operandi, l'utilizzo delle tecniche di Hokuto per compiere guarigioni, miracoli tra gli afflitti, anche se poi, a dire il vero, la figura di Toki, come abbiamo già spiegato, diverrà più quella del Battista quando ritroverà Kenshiro. Shu invece ha a suo modo un altro genere di parallelismo con la figura del messia cristiano. Innanzitutto potremmo considerare la stella alla quale appartiene, quella della benevolenza, dell'uomo caritatevole, devoto al bene, disposto al sacrificio pur di salvare il prossimo. E il culmine di tale sacrificio, come sappiamo, è proprio il suo ultimo cammino verso la cima della piramide di Souther, un cammino che molti definiscono correttamente la passione di Shu. Pur di salvare tutti quei bambini, è costretto a trasportare quel pesante macigno, con base a croce fra l'altro, verso il luogo in cui il suo destino sarà compiuto. Ed è un dettaglio che in pochi notano, ma pensate al colpo di grazia che Souther infligge scagliando quella lancia. Facilmente può ricordare, seguendo questa logica, la lancia che il pretoriano Longino conficca nel costato di Cristo. Shu è l'ennesima figura che prepara la strada all'avvento del Salvatore, un uomo di pace che evita il conflitto se non per salvare i deboli, disposto al perdono e che non serba rancore. Persino alla fine, nonostante il suo corpo sia ormai privo di vita, dalla punta di quella piramide che schiaccia le sue membra esanime, non appena il duello tra Kenshiro e Souther giunge al termine con l'esito che ben conosciamo, il sangue inizia a sgorgare. Toki interpreta la cosa come la stella della benevolenza che piange la tragedia di Souther e tra le sue lacrime, mentre il mausoleo crolla, pone fine anche alla sua folle ambizione. Ragazzi miei, anche oggi il video finisce qui. Devo ringraziare Corrado Drago, Ilario Gobbi, Freyer di Parliamo Nerd e il nostro ospite di oggi, il buon Nicola Selvaggio. Ringrazio tutti voi per aver visto questo video fino alla fine. Sotto in descrizione trovate tutti i social sui quali potete seguirci. Noi ci vediamo giovedì prossimo e ragazzi miei, buona vita a tutti.